Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale o benvenuti se è la prima volta che passate di qui. Oggi mi trovo ancora in alto alla Val Gerola, più precisamente a Pescegallo. Qui dietro di me, alle mie spalle, c'è il parcheggio e voglio andare in cima al Pizzo dei Tre Signori. Sarà una bella passeggiata di 8 ore circa tra andata e ritorno, quindi una bella sfacchinata. Il meteo è spettacolare, oggi giornata limpidissima, fa anche freschino, si sta decisamente da Dio. Farò una sorta di giro d'anello passando per 4 laghi diversi. Mi incammino, se no non arrivo più. La prima tappa sarà il lago di Trona, a circa un paio d'ore da qui. Parto, ci vediamo più tardi, a dopo. Qui ragazzi, al bivio che c'era poco fa ho proseguito dritto, è l'incrocio praticamente del giro d'anello che andrò a fare e poi scenderò appunto dal sentiero più alto. Comunque prima oretta bella tosta il sentiero, bello in piedi, dopo c'è una bel sentimento pianeggiante, diciamo, e adesso si scende giù di qui e si segue per il lago di Trona. Dovrebbe mancare un 40 minuti circa. Ci vediamo dopo. Arrivato al lago Trona dopo circa un'ora e un quarto più o meno, bellissimo laghetto artificiale. Adesso qui c'è la diga, ci sto camminando sopra per raggiungere l'alto versante. Prima all'incrocio ho detto che mancavano 40 minuti, ma in realtà i 40 minuti erano per il rifugio Trona, quindi infatti il lago si raggiunge tranquillamente dopo 5 minuti. Adesso proseguo, prossima tappa è Rifugio Falk e Lago d'Inferno. A dopo! Arrivato anche al secondo lago della giornata, il lago d'Inferno. Sono al momento sulla diga. Qua. Altro bellissimo laghetto artificiale. E adesso proseguirò verso il rifugio Falk e successivamente alla cima del Pizzo Tre Signori. Si vede già la croce da qua. Mancherà penso ancora un'oretta e mezza, 2, penso di essere a metà strada. Bella, veramente una bella passeggiata, una bella salita. Alcuni tratti sono abbastanza ripidi, però dai,
panorami devo dire che meritano. Continuo, ci vediamo più tardi. Superata la bocchetta di Varrone, qua si vede ancora il lago, nelle mie spalle invece c'è il rifugio Falk, e adesso invece io sto salendo al pizzo dei Tre Signori. Il cartello lo dava ancora a 1 ora e 20. Continuo. Passate 3 ore e un quarto ragazzi, arrivato alla boccetta di Piazzocco a 2250 metri e adesso resta l'ultima salita. Vedo già la croce, adesso si vede molto meglio rispetto a prima e dovrei esserci, quindi mancare ancora penso un 45 minuti, un'oretta, però dai, una volta che vedi la croce, in teoria speriamo di non mettere il video in bianco e nero dopo questa affermazione. E nulla dai, continuo, ci vediamo più tardi, a dopo. Che spettacolo adesso ragazzi la salita, si è aperta tutta la valle, veramente panorami incredibili, c'è la grigna con la grignetta e il resegone che era lì dietro, adesso è nascosto, più là davanti c'è il lago di Como, un triangolino, e giù di là invece c'è tutta la pianura padana, veramente veramente bello. Poi oggi fortunatamente con questa giornata incredibile si vede veramente tutto, si vede anche il Monte Rosa giù là più avanti, veramente veramente bellissimo. Adesso manca sempre meno, continuo. Ebbene sì, è invecchiato male quell'affermazione, pazzesco, perché si continua a salire, poi un continuo scollinare e la crocetta la trovi sempre lì su, che non arriva mai, sembra sempre allo stesso punto di prima. Scollini e manca ancora un'ora, scollini e mancano 2 ore.
Eccomi ragazzi, sto già scendendo dalla cima, c'era su parecchia gente. Adesso sto facendo appunto l'anello, cercando di raggiungere la prossima tappa, che è il lago Rotondo. Questa zona è molto più wild, diciamo, c'è anche della neve marcia e quindi si fa anche un po' fatica. Ci ho messo circa 4 ore e 20 ad arrivare in cima al Pizzo e che dire, bellissimo dall'alto. È la prima volta che venivo, quindi non sapevo bene com'era il panorama. Si vedevano la grigna e la grignetta, il Resegone, Monte Due Mani, si vede anche il legnone, il legnoncino dall'altra parte, il Zuccone Campelli, bellissimo, veramente si vedevano tutti i monti. E nulla ragazzi, adesso ci vediamo direi più tardi, perché qui la cosa si fa un po' più difficile e quindi direi di stare attento a dove mette i piedi. Ci vediamo più tardi. Arrivato ragazzi anche al lago Rotondo, veramente bellissimo, c'è l'acqua che è limpidissima, mi verrebbe veramente voglia di fare un bagno, ma essendo da solo, non essendoci nessuno, non so perché, probabilmente il giro d'anello o preferiscono farlo magari questo pezzo all'andata e poi al ritorno quello che ho fatto io, oppure non so, non è molto battuto, comunque è abbastanza lungo. Però veramente è uno spettacolo, appunto essendo da solo non vorrei magari rimanerci secco in qualche modo e quindi evito. Sono venuto giù da là prima, da quella pietraia, il sentiero è veramente brutto, si rischia di cadere anche in modo rovinoso, forse per quello forse è meglio farla in salita che in discesa. Adesso proseguo, arrivo al lago di Zancone, ci vorrà ancora penso un'oretta e mezza, 2. Spero di no, ma credo di sì. E dopodiché arriverò al lago di Trona e ritornerò poi a Pescegallo. Ci vediamo all'ultima tappa della giornata. A dopo. Arrivato anche al lago di Zancone ragazzi, là più avanti c'è il lago di Trona, veramente bello, un laghetto montano, sembra quasi un'oasi, veramente mi ci butterei dentro all'istante. Fa caldissimo. Nulla, adesso il sentiero prosegue di qua, salirà sopra quella collina e poi scollinerà dietro la diga, quindi mi porterò già più avanti rispetto al lago di Trona, per poi arrivare all'incrocio che avete visto questa mattina e proseguire poi per Pescegallo. A dopo. Appena passato il bivio ragazzi, sono quindi sulla stessa strada che ho fatto questa mattina adesso, poi vi lascerò comunque qua sotto in descrizione il GPS, perché alcuni punti è ben segnalato il sentiero, però in alcuni punti può tornare utile. E nulla, quindi adesso sto tornando nella stessa strada dell'andata di questa mattina e ci vediamo più tardi. Ragazzi, ritornato finalmente alla macchina dopo 20 km e 1700 metri di dislivello. Ho sbagliato a un certo punto anche il percorso, quindi ho fatto 600 metri in più per niente, sono dovuto tornare indietro in salita. Comunque poi vi lascio la traccia GPS corretta qua in descrizione. È stata veramente tosta ragazzi, non la consiglio per i principianti o per chi non è allenato, se devo essere sincero. È stata veramente bella perché i laghi sono veramente qualcosa di favoloso, però veramente
lunga, non è difficilissima, a parte alcuni tratti bisogna stare veramente attenti perché c'è il rischio proprio di scivolare e di rimetterci, quindi state veramente attenti, però vabbè, la montagna si sa, è così. A me è piaciuta molto, ripeto, molto lunga, energie zero. Adesso berrò una bella Red Bull prima di guidare. Se è piaciuto anche a voi lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!